Ciao a tutti. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di proseguire, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere il contenuto con chi segue il mondo delle stelle. Grazie di cuore per il vostro supporto, è grazie a voi che possiamo raccontare queste storie con attenzione e rispetto. La scorsa notte, un imprevisto ha scosso i fan. Dimet Özdemir è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo una lunga giornata di riprese. L'amatissima attrice, che negli ultimi mesi è tornata sotto i riflettori con il progetto Uşakşehir, è stata portata in ospedale per accertamenti immediati. La notizia si è diffusa in pochi minuti, accendendo la preoccupazione di chi la segue da anni e alimentando un'ondata di messaggi accorati sui social. Le prime voci parlavano di pioggia battente, di un rientro tardivo, di una curva traditrice e di barriere laterali che hanno fermato il veicolo di Dimet, evitando il peggio. A confermare e rasserenare è arrivato subito l'intervento della persona che le è più vicina sia sul set che nella vita, Can Yaman, che ha scelto di aggiornare tutti con un messaggio pubblico, per tagliare corto alle speculazioni e far sapere come stessero davvero le cose. Il suo post è stato un faro nella notte, un invito alla calma rivolto a migliaia di follower rimasti senza parole davanti alle prime immagini del luogo dell'incidente. In quelle ore, ogni dettaglio contava, e il pubblico voleva solo leggere che Dimet fosse al sicuro. Da quanto ricostruito, tutto è accaduto quando la pioggia è tornata a scrosciare con violenza. Dimet aveva appena lasciato il set, con ancora addosso l'adrenalina di una scena impegnativa e la stanchezza che inevitabilmente accompagna le giornate lunghe. La strada, resa viscida dall'acqua, non perdona. Un'improvvisa perdita di aderenza, l'auto che scivola verso destra, le barriere che interrompono la corsa con un urto secco. Alcuni passanti hanno notato la manovra e hanno reagito con prontezza, fermandosi per prestare i primi aiuti e chiamando immediatamente i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati un'ambulanza e una pattuglia della polizia. I paramedici hanno stabilizzato Dimet, che è rimasta cosciente, le hanno posizionato un collare per precauzione e l'hanno trasferita in una clinica privata vicina. In ospedale è iniziata la fase più delicata, quella dei controlli. Radiografie, ecografie, visita neurologica, ogni passaggio è stato eseguito scrupolosamente per escludere lesioni. I medici hanno riscontrato soltanto un lieve trauma contusivo e una contrattura muscolare, senza fratture né complicazioni gravi. È stato tuttavia deciso di tenerla in osservazione per alcune ore e di prescriverle riposo assoluto per i prossimi giorni. Una notizia che, pur nella paura, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Gli specialisti hanno sottolineato che, con la giusta pausa e con terapie mirate per sciogliere la tensione muscolare, Dimet potrà tornare sul set a breve, quando avrà recuperato le forze. Nel frattempo, Can Yaman ha condiviso parole che hanno toccato il cuore di milioni di persone. Con tono fermo ma visibilmente coinvolto, ha scritto che la disavventura di quella notte aveva spaventato tutti, ma che Dimet stava reagendo bene e stava seguendo i consigli dei medici. Ha chiesto rispetto, pazienza e soprattutto serenità, perché la priorità era consentirle di riposare. Ha ringraziato uno a uno i messaggi ricevuti, ricordando quanto l'affetto del pubblico abbia un peso concreto nei momenti in cui la fragilità prende il sopravvento. In pochi minuti, il suo post è stato sommerso da cuori e parole di incoraggiamento, con promesse di vicinanza e racconti di chi aveva vissuto esperienze simili e voleva trasmettere coraggio. Anche il team di Uşakşehir, una macchina di lavoro che dietro le quinte è una famiglia vera, ha voluto dire la sua. La produzione ha pubblicato una nota in cui ha definito Dimet parte della loro casa creativa, rassicurando tutti sul fatto che le sue condizioni erano stabili e che sarebbero stati pronti ad aspettarla, modulando il calendario delle riprese in modo da non sovraccaricarla quando tornerà. Il regista ha parlato con calore, descrivendola come una professionista che non si risparmia e come una donna capace di diffondere luce anche nei giorni più difficili. Queste parole hanno dato un senso a quell'attimo sospeso, ricordando che dietro ai ruoli e alle luci della ribalta ci sono persone, ritmi, fatica e leggerezza che si rincorrono. Nel giro di un'ora, i social sono diventati un grande abbraccio. I fan hanno riempito la rete di messaggi dolci, racconti di quando l'avevano incontrata sul set o fuori dai teatri, disegni, collage, video.
Un'etichetta con il suo nome ha cominciato a scalare le tendenze, mentre centinaia di profili ufficiali e pagine fan club rilanciavano aggiornamenti affidabili. Quando la clinica ha comunicato che Dimet riposava e che non c'era alcun pericolo, la tensione collettiva si è sciolta in un sollievo palpabile. Molti hanno promesso di attendere il suo ritorno in Usak Seir senza fretta, perché ciò che conta è la sua salute. Col passare delle ore sono emersi altri dettagli, puntellati dalle testimonianze di chi c'era. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada noto per le pozzanghere improvvise. La pioggia aveva iniziato a diminuire, ma l'asfalto restava insidioso. Dimet, provata da una scena emotivamente intensa girata poco prima, ha mantenuto la calma, attivando i dispositivi d'emergenza dell'auto e aspettando i soccorsi senza muoversi, come raccomandano i protocolli. È un gesto che la dice lunga sul suo sangue freddo. La rapida reazione dei passanti, unita alla prontezza dei paramedici, ha fatto sì che tutto si svolgesse in sicurezza. In clinica, oltre al personale sanitario, sono arrivati alcuni colleghi di Usak Seir e membri della crew, che hanno preferito tenersi un passo indietro per non creare caos, ma hanno fatto arrivare fiori e bigliettini discreti. Il corridoio fuori dalla stanza di Dimet è diventato un luogo di attesa silenziosa, con sguardi che chiedevano notizie e respiri trattenuti fino a quando un medico non ha spiegato, con voce pacata, che il peggio era passato. Khan Yaman, sempre attento a proteggere la privacy, ha fatto da filtro con i giornalisti di spettacolo e ha invitato tutti a basarsi solo su comunicazioni ufficiali. Gli accertamenti clinici hanno confermato il quadro positivo, nessun segno di frattura, nessun rischio latente, solo un colpo da riassorbire e una contrattura dovuta all'impatto. I medici, pur ottimisti, hanno insistito sulla necessità di dormire, idratarsi, seguire una fisioterapia leggera per sciogliere la rigidità e prendersi una pausa dai set notturni. L'idea è quella di evitare qualsiasi sforzo e di ridurre gli spostamenti. L'agenda di Usak Seir è stata già ricalibrata, posticipando le scene più dinamiche e sostituendo, se necessario, alcune inquadrature con soluzioni narrative studiate ad hoc, senza compromettere il racconto. In un secondo messaggio, pubblicato più tardi, Khan Yaman ha voluto restituire un piccolo frammento di normalità. Ha ricordato il coraggio di Dimet, la disciplina con cui affronta ogni giornata e quel sorriso che, parole sue, non si arrende nemmeno quando la notte mette alla prova. Ha detto che torneranno presto, insieme, con la stessa energia che li ha contraddistinti sin dal primo Chuck, e ha chiesto a tutti di continuare a mandare pensieri positivi. Quel post ha generato una nuova ondata di affetto. La community si è stretta attorno a loro come una famiglia allargata. Nel frattempo, la stampa di intrattenimento ha ripreso la notizia con grande risalto. I talk online hanno ricostruito cronologia, orari, testimonianze, mentre le pagine dedicate allo showbiz hanno evidenziato la tempestività dei soccorsi e la professionalità con cui la produzione ha gestito l'emergenza. Nelle prime ore del mattino, i grafici delle tendenze mostravano numeri in crescita. L'argomento era al centro della conversazione, ma a fare la differenza era il tono, quasi sempre rispettoso, a tratti commosso. Molti volti noti hanno scritto parole per Dimet e per la squadra di Usak Seir, sottolineando quanto l'unità, in momenti così, conti più di qualunque record di ascolti. Le ore successive sono trascorse con aggiornamenti misurati e puntuali. Un responsabile della comunicazione ha diffuso una breve nota. Dimet era tranquilla, i parametri erano stabili, stava seguendo le indicazioni terapeutiche e, se la ripresa fosse continuata con lo stesso ritmo, avrebbe potuto tornare a casa in pochi giorni. Una prospettiva che ha rincuorato gli affezionati, smorzando gli allarmismi. Anche il set ha dato il suo contributo. Alcuni compagni di scena di Destin City hanno inviato messaggi privati e pubblici, raccontando di quanto Dimet sappia trasformare la fatica in energia creativa e spronando tutti a darle il tempo che merita. A margine, la produzione ha confermato che l'intera pianificazione di Usak Seir terrà conto del benessere di Dimet. Le scene che la riguardano saranno riprese quando i medici daranno il via libera, e nel frattempo si lavorerà su altri segmenti. È un modo per ricordare a chi guarda che il dietro le quinte è un organismo vivente, capace di adattarsi e di proteggere i suoi protagonisti. Le maestranze, dagli assistenti di scena ai responsabili dei costumi, hanno fatto sapere di essere pronte a ogni cambiamento. L'obiettivo è uno solo:
tornare a raccontare con la stessa qualità, ma senza correre. E poi c'è l'aspetto più umano, quello che non si può misurare. L'incidente ha mostrato una catena di cura, passanti che si fermano, soccorritori che operano con rapidità, medici che non lasciano nulla al caso, colleghi che aspettano in silenzio, fan che riempiono la notte con parole gentili. Al centro, Dimet e Khan, uniti nell'affrontare un imprevisto che, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. C'è stato spavento, sì, ma c'è anche stata la prova che, quando serve, la comunità sa stringersi e proteggere. Quando Dimet uscirà, lo farà con una prescrizione chiara. Qualche giorno di riposo assoluto, passeggiate brevi, controlli di routine e poi, solo quando si sentirà davvero pronta, il ritorno alla recitazione. Il pubblico potrà rivederla presto sul set, con la consueta grazia e la determinazione che la contraddistinguono. E sarà un ritorno che avrà il sapore delle cose importanti, perché gli ostacoli, a volte, ricordano che il passo va calibrato, che le luci possono aspettare e che la salute viene prima di tutto. Per ora, quello che conta è che Dimet stia bene e che il peggio sia alle spalle. Khan ha promesso di continuare a informare in modo trasparente, e la produzione di Usak Seir continuerà a tutelare tempi e spazi. È un ciclo di notizie che si chiude con speranza, con la consapevolezza che ogni brivido della notte ha lasciato il posto a un'alba più serena. La storia di questa notte diventerà presto solo un racconto da archiviare, con la gratitudine di tutti verso chi ha fatto la differenza sul campo. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se questa ricostruzione vi è piaciuta e volete restare aggiornati su Dimet Özdemir, Khan Yaman e su tutto ciò che ruota intorno al mondo di Usak Seir e Destin City, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e condividete il video con chi ama queste storie. Alla prossima, e grazie per essere stati con noi anche in una notte piena di emozioni.